Cari amici, bentornati a I Segreti in Pesca, una nuova puntata particolare. Siamo a Pesaro, dietro le mie spalle, città bellissima, pulita, ordinata, civilissima, veramente un posto dove è bello vivere. Mar Adriatico, andiamo a fare una tecnica di pesca che ha molto di tradizionale. È una tecnica di pesca che viene fatta in queste acque, in queste zone, ma possiamo applicarla praticamente lungo tutta la penisola, perché è una pesca molto semplice. Andremo a cercare, in particolare le mormore, pescando a scarroccio, usando un'esca molto particolare, il paguro, che adesso andremo a cercare. Questa tecnica di pesca la andremo a fare con un ospite davvero speciale, un grande esperto di questo modo di pescare e non solo di questo, e andremo a conoscerlo quanto prima, perché in questo momento sta cercando le esche che ci serviranno domani mattina. Quindi andiamo a conoscere il nostro ospite. Cari amici, eccolo qua, Ivan Faedi, un grandissimo pescatore. Ciao, intento buongiorno. a catturare i paguri. Sì. Eccoli là, guarda che meraviglia. Sì, questo si fa, avete visto, con un retino semplicemente. Vedete, qui qualcuno c'è. Eccolo. Questi sono tutte le nostre esche future che useremo per fare quella pesca. Bellissima, andremo quindi a fare un drifting, come ho detto, una scarroccio leggero alla ricerca di mormore e di chissà cos'altro che ci può regalare. Vedremo domani mattina. Vedremo domani mattina. Sveglia all'alba. Ma una cosa ti voglio dire, esatto, sveglia all'alba cosa vuol dire? Sveglia, ci dobbiamo essere pronti per la pesca alle 6, quindi Alle sveglia 6. alle 5. Va bene, non sarà un grandissimo sport. Anzi, Però guarda sarà che un grande belli, guarda che piacere. belli. Fra un po' vengono fuori, eccoli Queste qua, gemme, eccole qua. che saranno i protagonisti della giornata di domani. Buongiorno. Buongiorno comandante. Oh, guarda lì cosa c'è? Le creaturine. Qui abbiamo l'alieno, noi lo chiamiamo sì? l'alieno Come mai? perché ricorda un po' Alien, no? Quando lo togliamo dal guscio ha questa forma. Sì, poverino, sì. E Guarda che infatti belli. la raccontiamo fra di noi. Oggi andiamo a fare la pesca con l'alieno. Pesca con l'alieno, beh, bel titolo, no? Pesca con E l'alieno. racconteremo una cosa che è decisamente. sicuramente diversa. E quindi mi dicevi che è una cosa tradizionale? Sì, qui abbiamo. Che ti ha insegnato, che mi ha insegnato la Ago. pesca tradizionale. Assolutamente, abbiamo mischiato un po' le tecniche moderne e attrezzature con un modo di pescare storico di questa zona. Bello. E poi noi l'abbiamo un po' diffuso un po' in tutta la zona qui dell'Adriatico, ma è una pesca che facevano i vecchi pescatori. Nelle reti pescavano anche i paguri, e poi oggi faremo vedere come possiamo fare. Si pesca. E vedrete che è un'esca molto attrattiva. Vabbè. Oggi utilizzeremo delle attrezzature particolarmente leggere, useremo delle Precision da feeder mare, che qui le utilizzeremo in maniera differente, e le Vanadia. Quindi canne super leggerissime e attrezzatura tutta extra light. Extra light per cercare. E quali sono le prede che andiamo a insediare? oggi prevalentemente mormore, ma delle volte succedono delle cose strane. Speriamo, Vedremo. incrociamo le dita. Allora andiamo in barca. Con il permesso del comandante, saliamo in barca. Saliamo a bordo. Fai Prego. pure. Allora, cominciamo subito con un delfino, eccolo là, che ci viene a vedere, un delfino dentro il porto addirittura. Ah, qui è normale? È normale, è incoraggiante questa cosa. E quindi a che distanza cominciamo a pescare? Allora, pescheremo a poche centinaia di metri dalle scogliere, perché qua la zona è particolare, non essendoci balneazione è consentito fare sia pesca subacquea che raccolta delle cozze, e quindi noi possiamo pescare tranquillamente senza infrangere nessuna regola. Quindi pescheremo su un fondale sabbioso vicino alle scogliere, soprattutto nelle imboccature delle scogliere dove le mormore si spostano entro e fuori cercando il grumeggio. La pesca sarà prevalentemente a scarroccio. A scarroccio era quello che ti ho voluto mandare, quindi a scarroccio ci lasciamo portare, da questo vento che ora viene da terra, ci spinge, e poi a un certo punto si fermerà, immagino. Sì, questo è un ponente della mattina. Ponentino della mattina, poi di solito spiana e il mare è lucido,
e poi cercheremo questi banchi di mormore che si spostano, speriamo che ci dia ragione. Ecco, è interessante notare una cosa: da questa parte versante adriatico il vento da terra verso il mare, che è una brezza di terra meteorologicamente parlando, viene chiamato ponente, mentre dall'altra parte, chiaramente in Tirreno, la stessa brezza di terra è un levante in questo caso. Visto che parliamo di segreti, numero 1 sono i paguri, segreto numero 2 l'orario in cui si esce in mare, che la pesca è di buon mattino, ok? All'albeggio, quindi facciamo questo piccolo sforzo, ma in un posto così bello, con questa bella luce, con questi amici in barca, è comunque uno sforzo molto limitato, anzi un piacere. Allora, la Precision per noi è una canna da fare questa pesca qui micidiale. Quindi una canna da feeder mare perché in 3 pezzi. Canna molto elastica. Quanto è lunga questa? Questa è la 330. 330, perfetto. Usiamo una 330, si può usare anche la 270. Allora, vediamo mulinelli. Questi sono dei 2005 di allora, misura? 2005 e 4005. 2005 e 4005. Allora, quando facciamo la super extra light ci piace pescare anche con mulinelli molto leggeri. Se no, quando i pesci diventano anche un po' più importanti, il 4005 ci aiuta un po' di più. Perfetto. Però non Domanda importantissima. Nel mulinello mettiamo l'intrecciato o il nylon? Mettiamo il trecciato. Il trecciato, di che diametro? Diametro 0,4-0,8. 0,4, super sottile. Super sottile. Poi però chiaramente vedo che c'è uno shock leader in nylon. No, il fluorocarbon anche questo. Fluorocarbon, ma c'è un motivo perché mettiamo il fluorocarbon, perché tutto il sistema deve essere estremamente rigido per andare a sentire tutte le tocche possibili e immaginabili. Io come misura dello shock leader uso un 23. Un 23 dell'FC 403 che ormai è super. È riconosciuto come il miglior fluorocarbon in circolazione. Scatolina di quelle dove ci abbiamo dentro un po' tutto quello che ci serve per fare questa pesca. Mi piace quest'ordine maniacale, stupendo. Per me la preparazione è quasi più bella che andare a pescare. Assolutamente. Poi quando cominciamo a pescare vi faccio vedere 2 cosine. Noi prendiamo una perlina che si usa generalmente anche per la pesca all'inglese, per i galleggianti. Inseriamo la perlina perché pescheremo con un piombo derivato leggerissimo, per far sì che la mangiata possa essere assolutamente franca. Quindi uno scorrevole. Uno scorrevolino. Esatto, perché abbiamo tutto in linea, tutto diretto. Quando peschiamo con molte canne, magari sei in pesca da solo, tendiamo a mettere anche uno stopperino sopra che blocca la mangiata e si autoferra da solo, però è una pesca un po' meno divertente. Assolutamente. Poi ti faccio vedere un piccolo trucchettino che usiamo noi. Nelle giornate col sole mettiamo una perlina molto luminescente, perché qui essendoci poca acqua, quindi 4 metri, 4 metri e mezza, questa perlina quando muoviamo fa molta luce e la mormora sappiamo benissimo che è un pesce che è molto attratta da questo. Mettiamo questa e poi... Intanto ci dicono che il caffè è pronto. Altro segreto fondamentale. Altro segreto. Il caffè. Dopodiché non dobbiamo fare nient'altro che chiudere la montatura con un nostro con un clipettino rapido, e questo ci permetterà poi di collegare il finale. E a questo punto andremo a collegare in questa piccola clip il nostro finale. Ok, adesso andremo a completare tutto con un finale che generalmente facciamo dai 60-70 cm. Quando mangiano che sono un po' più incavolati, come diciamo noi, accorciamo anche i finali, tanto non serve. Ma quando scarrocciamo così, se teniamo un finale leggermente un po' più lunghino, rende un pochettino di più. Pezzoncino di match 22 o 22 o 24 se troviamo delle mormore che sono un pochettino più grosse. Questo lo conosciamo, l'XPS Ultra FC403, questa è la versione match, poi esiste la versione blu che è la versione che usiamo in mare. Questa è utilizzatissima chiaramente in queste tecniche o anche nella pesca a mosca. È diventato sinceramente il fluorocarbon più apprezzato da tutti i tipi di pescatori, ne conosco veramente tanti che lo hanno scelto, quindi è effettivamente il migliore in circolazione. Quindi hai detto una sessantina di centimetri. Io faccio una brillatura di circa 4-5 cm per rendere tutto il sistema di partenza un pochettino più rigido, quindi è una cosa fai vedere bene la brillatura semplicissima. Esatto. Vado a chiudere con un nodo 8. Esatto.
Quindi allora, cominciamo con un buon caffè alla mattina. Con un buon caffè, viva, e anche il comandante. Anche il comandante. Viva, grazie. Anche Johnny? Bravo, viva. Johnny, caffè anche Johnny. Allora, andiamo a vedere l'amo. Misura? L'amo usiamo in questo periodo della stagione, in questo momento della stagione, un 6 o un 8? Un 8, ok. Un 8. L'amo usiamo un Sinken 50 355 con l'occhiello, Sì. ha la caratteristica di essere abbastanza largo e rotondo. E rotondo. Quindi per fare questo tipo di pesca qui è un amo che va benissimo. L'occhiello perché è più semplice, da annodare. e non abbiamo nessun problema per poterlo preparare in barca. Ok, Visto quanti la grammi? corrente, visto com'è oggi un po' la situazione, io partirei con dei 15 grammi. 15 grammi. 15 grammi, poi possiamo alleggerirci, vediamo, insomma, vedremo. Comunque qui la pesca si svolge dai 10 ai 20 grammi, non Quindi, di più. ecco qua. Partiamo con un Il 15. setup è semplicissimo, piombino, scorrevole, perlina, girella, brillatura, finalino, amo dell'8 o del 6, fatto, pronto. Più semplice di così. Questi sono i nostri paguri che abbiamo fatto ieri Sì. per prepararci li per la conosco. pesca di questa mattina. Adesso lo toglieremo dal guscio Sì. con una pinza, dovremo Sì. tagliare il guscio, soffieremo e lo faremo uscire, dopodiché prima, quando l'abbiamo innescato, vi farò vedere come, togliamo la pinza principale, Sì. perché non è gradita. Ah, la mormora non è gradisce gradita, non essere- gradisce. Evviva, evviva, evviva. Certo, con queste Vai, vai. canne è un piacere, perché il pesce si sta difendendo, si sente tutto, treccia super sottile, mangiatine secche, boom, bello, bello, bello. Attenzione alla pesca con l'alieno. Quindi cosa ne dici? Fantastico, cioè primo lancio, primo pesce. Porca miseria, una meraviglia. Ecco qua, vediamo un po' chi è il primo cliente della giornata. Eccola qua sotto. Vediamo un po'. Ed è una bella mormora. Evviva. Vieni ciccia. Ha fatto il suo dovere il nostro alieno, Subito. Mamma mia. Guardate, Mormorotta. non ha resistito, Bella, 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 bella. Ma questa è una pesca che io porto sempre anche mio figlio che ha 10 anni, che è semplicissima. E quindi si svolge questa azione di pesca. Così. Leggera tensione. Movimenti della canna per sollevare sabbia con il piombino. Trovare il giusto piombo Che non scarrocci che non troppo. scrolci troppo, e la leggerezza vedo che è veramente una determinante. Il sistema pescante è molto, diciamo rigido, no? Sì. E ci fa sentire tutte le tocche. Ah, bellissimo. Dal pescare. paganello alle mormore. Il paganello è il ghiozzo, giusto? Esattamente. Ah, è il ghiozzo. Ok, ci spostiamo perché andiamo a recuperare un po' l'imboccatura sulla quale abbiamo visto la prima mangiata. Intanto io preparo un altro finale, provo a allungarlo perché abbiamo visto che sono mangiate molto timide ancora. Quindi andiamo ad allungare il finale, ne riapriamo la scatolina magica, amo sempre del 6. Oddio, che botta! L'ha dato? Eccola, eccola. Ah, che Eccola. roba! Eccola. Ah, bellissimo, senti com'è, praticamente la stai tirando con la lenza a mano. Tanto, Sì, ma mi stai tanto è facendo sensibile. nero, Ma che ti faccio Mi stai nero, mi stai Questo facendo è nero. il famoso cul de principiante. Lo sai, vedi come diciamo noi qui? Ah, sei nel posto migliore. Ti ho messo nel posto migliore. Ma questa è la vera ospitalità per la quale siete famosi nel mondo. Guarda, eccola. Eccola. Un po' più bella questa, Vieni ciccia. Opla, altra mormorotta. Evviva, meravigliosa.
Ecco qua, anche un sardo non ha resistito al nostro paguro, incredibile. Infatti aveva un tiro completamente diverso. Abbiamo visto allora il piombo che deve essere equilibrato rispetto al drift che facciamo, quindi alla deriva che facciamo. Questa tira. Questa è bella, Questo è un bel pesce, dai. Poi con questi attrezzi è una gioia pescare. Un bel pesce, sì sì. Guarda, adesso arriva un po' di vento. Eccola! No, un sugherello! Oh, carino! Vieni. Ecco il sugherello. Mancava anche lui alla collezione di pesci. Viva! Ma questo, come ti dicevo, delle volte vengono fuori le sorprese, eh? Ci spostiamo, andiamo a cercare un altro spot e prepariamo un'altra canna. Adesso questa mattina vi facciamo vedere un'altra canna che utilizziamo qua, sono le nostre Vanadia montate con dei super mulinelli nuovi che sono gli Explore. Qui abbiamo utilizzato un mulinello che è leggermente più grosso, un 4500, un large spool, ci permette di fare dei lanci sempre ancora più lunghi. La caratteristica di questa canna che usiamo oggi, che è una delle mie preferite, è che è una teleregolabile, quindi possiamo pescare anche con dimensioni di canna più corta, 3 metri, 3,50 m, sensibilità esagerata e il tipo di pesca è sempre quella. Bellissima, bella attrezzatura. Questa è una pesca che non ho visto fare in Tirreno, nelle zone dove abito io, quindi tra Lazio e Toscana, però è sicuramente una tecnica di pesca che possiamo applicare. Tutto sommato bastano pochi accessori, una canna molto sensibile, abbiamo visto un mulinello con intrecciato, un po' di esca che possa essere un coreano, può essere una qualsiasi esca, qualsiasi tipo di verme, il muriddu ad esempio, la renicola se vogliamo spendere un sacco di soldi, quindi direi che il coreano va più che bene. Con 4 cose in croce riusciamo a passare una bellissima giornata, perché tutto sommato su un fondale di 7-8 metri, 4 metri, cose sotto costa, riusciamo a fare mormore dalle parti dove abito io, ad esempio anche i Pagelli, e quindi vi suggerisco di provare questa tecnica di drifting alla mormora. Visto che stiamo avendo un sacco di toccate di pesci piccoli, come vi dicevo all'inizio, ho allungato il finale. Ho fatto un finale circa di 1,50 m, quindi proviamo a vedere se questa soluzione, abbinata alla canna nuova che ho aperto adesso, ci porterà risultati, perché se no oggi mi tocca pagare da bere. Per così poco. Adesso lo fai la spigola di 2 kg e voglia. Andiamo tutti a casa. Esatto, andiamo a festeggiare. Con i piedi sotto al tavolo. Bello, bello, mi ha mangiato direttamente sulla calata, proprio non ha fatto tempo a toccare. Vediamo di cosa si tratta. Certo, con queste canne è un piacere pescare, mamma mia, è spettacolare. Non c'è fretta, non c'è stress, non c'è niente. Eccola qua, un'occhiata, un pesce che adoro a dir poco. Preso in calata l'ho preso. Sempre il pelo per il coreano.
Anche la gallinella è arrivata, piccola piccola, ma il nostro Grand Slam. Il nostro Grand Slam. Canna, come ti dicevo stamattina, questa canna qui è un'azione un po' più rigida come fusto, ma è una canna che ha una sensibilità incredibile. Poi avendolo adesso sto pescando più lunga, quindi mi consente di gestire meglio anche il pesce. No, bel pesce questo. Questo è un bel pesce. Intanto anche il nostro capitano Gianluca ce l'ha, Quindi abbiamo un doppio, te sei nel mezzo. Ok. Io sono in mezzo e non sto prendendo il pesce. Ehi là, questo è un pesciotto, Questa è una mormora, da una parte una mormora e da te un sughero? Ancora non l'ho potuto inquadrare, secondo me. Sughero bello, E qui invece una mormora. 3, abbiamo fatto una tripla in questo momento, questo è un bellissimo pesce. Io ho preso un'altra. Un gigillo. Qui abbiamo fatto 3, qui abbiamo fatto 3. Bene, siamo arrivati a parlare di attrezzature. Facciamo un recap di quello di cui abbiamo parlato oggi con Ivan. Abbiamo visto attrezzature estremamente leggere, canne in 3 pezzi. O canne telescopiche. O canne telescopiche teleregolabili addirittura. Mulinelli 2005 massimo 4000. Esatto. Intrecciati abbiamo detto. Abbiamo utilizzato la X8 Neo. Sì. Che è assolutamente eccezionale per fare questa pesca. Abbiamo utilizzato questa mattina uno 02 che è un 8 libre, 3,6 kg per insomma. Questi pesci, diciamo, è super dimensionato, certo. Però è un capello. È un capello, sì. La 8K della Neocast ha una caratteristica incredibile, che è estremamente rigida e cilindrica, quindi lanci lunghissimi, esatto. Lunghissimi. Poi i nostri mulinelli o il Crius oppure l'Explorer sono tutti large spool, sì. Quindi ci permettono di fare dei lanci molto importanti, ma mantenendo una dimensione di mulinello piccola. Assolutamente. Ok? Quindi questo ve lo consiglio, perché per fare queste pesche è veramente incredibile. Ideale, sì. Come abbiamo fatto vedere durante la pescata, l'abbiamo accoppiato a uno shock leader del nostro XPS Ultra della misura 23. Questi mi sono piaciuti molto, devo dire. Un amo che utilizzi poco. Che non utilizzo e che invece comincerò a utilizzare, perché è quello che effettivamente stavo cercando anche per il surf nella pesca delorata, usando ad esempio il granchio vivo o la renicola abbastanza grossa, perché mi sembra un amo estremamente resistente, wide gap, quindi con ampia apertura, e occhiello allineato, quindi fora di brutto. Buca di brutto, e mi sembra veramente una scelta eccezionale, e per questa pesca, e ti ringrazio di avermelo fatto conoscere, e per il surf a lorata quando andremo a cercarle a grande distanza. Poi, Vai. come abbiamo fatto vedere, siamo andati a completare la montatura con un connector, che è una perlina con un moschettone che ci serve per avere il piombo derivato, e le nostre fast link che servono in tantissimi tipi di pesca. Qui rendono tutta la montatura ultra light, e quindi è filante, tutto un continuare quello che abbiamo fatto vedere. Una o due canne ultra leggere per una pescata con una scatolina di vermi o un po' di paguri o altre esche a seconda delle regioni dove peschiamo, e riusciamo ad ottenere una giornata di pesca, una mattinata di pesca divertentissima. Veramente Ivan, grazie, mi hai fatto conoscere una pesca bellissima, e spero che anche i nostri amici apprezzino i consigli che ci hai gentilmente regalato, perché i segreti in pesca è proprio questo. Bella mangiata, appena lanciata, appena cambiato posto, il vento si sta calmando, la brezza di terra mollato, eccolo qua, vediamo un po' che cos'è. Siamo tornati nel posto, un sugarello, piccolino, sugarellino, evviva. Piccolo pesce, siamo alla conclusione della pescata, e come tradizione, eccola, vogliamo chiudere con un pesce. Già. Piccola mormora. Opla. Eccola qua. Bene, quello che cercavamo, no? Quello per cui siamo venuti oggi a fare questa pescata. Esatto. Cosa ne dici? Ti sei divertito? Molto divertente, molto bella, piacevole, leggera,
rilassante. Ah sì, piccoli pesci, però con attrezzatura extra light ci siamo divertiti un Molto sacco. bello. Invece no. È una mormone. No. La perlina. La perlina fa la sua differenza. E con questo io credo che sia arrivato, come dicono gli americani e gli inglesi, di chiamare il giorno, cioè di dire che è arrivato il momento dei saluti. Io voglio ringraziare il capitano, Innanzitutto. innanzitutto, perché ci ha permesso di passare una bellissima giornata, scusate le spalle. Voglio ringraziare Ivan, è la prima volta che ho il piacere di pescare con lui e anche di conoscerlo. Vi ringrazio tutti e due, veramente mi avete fatto passare una bellissima giornata, ci avete dato un sacco di consigli, un posto stupendo. Ragazzi, noi ci vediamo ai prossimi appuntamenti dei segreti in pesca. Ciao! Ciao. Ma no, non va più. E poi permette di peseretta. Stamattina non sto in piedi, ragazzi, Vabbè. Ecco, sono stato investito da Ivan Paedi, abbiamo rischiato l'incidente. L'incidente Io diplomatico. stavo per cadere in mare, mi sarei rotto una gamba e sarei anche affogato. E quindi finiva la serie. Vabbè, ma io sono un salvataggio, ti vengo a prendere io.